Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si sollevano dal suolo, non stiamo semplicemente documentando un'area naturale. Stiamo entrando, metro dopo metro, dentro una delle strutture vulcaniche più complesse e sorvegliate d'Europa. I campi flegrei non sono fermi, non sono silenziosi, non sono in pausa. Sono una caldera attiva che si muove, che si deforma, che reagisce, e farlo dall'alto ci permette di cogliere segnali che dal suolo spesso sfuggono, ma che nel loro insieme raccontano una storia sempre più chiara e, per certi versi, sempre più inquietante. Qui non parliamo di suggestioni o sensazioni, parliamo di dati visivi, di confronti quotidiani, di cambiamenti che si accumulano giorno dopo giorno. Visti singolarmente possono sembrare piccoli, quasi trascurabili, ma messi insieme costruiscono un quadro coerente di un sistema che sta attraversando una fase di forte pressione interna. La caldera respira, si gonfia, rilascia gas e calore e lo fa in modo continuo. Prima di entrare nel dettaglio del monitoraggio di oggi, ricordiamo che il nostro lavoro esiste anche grazie a chi decide di sostenerlo in modo libero e volontario. Il link Buy Me a Coffee è in descrizione e nel commento fissato. Non è una richiesta, ma uno strumento concreto per continuare a volare ogni giorno, mantenere operative le attrezzature, sostituire batterie e garantire un monitoraggio costante di un territorio fragile, dove l'assenza di continuità significa perdere informazioni preziose. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatara News Group, uno spazio di confronto dove immagini, dati e osservazioni arrivano direttamente dal campo, senza filtri. Dopo una breve pausa per le festività, oggi siamo tornati in volo con un controllo generale che ha coinvolto sia l'area delle Fumarole, sia il porto di Pozzuoli. La prima tappa, come sempre, è stata la fumarola dei Pisciarelli. A colpo d'occhio gli spruzzi di fango appaiono meno violenti rispetto ai giorni scorsi, ma questo non deve trarre in inganno. È aumentata la quantità di liquido presente nella polla e si osserva un degassamento intenso e diffuso anche nelle zone circostanti, segni che indicano un sistema che continua ad alimentarsi dal basso. La temperatura misurata oggi ai Pisciarelli è di 101,9 gradi centigradi, un valore che inseriamo, come sempre, nel grafico aggiornato a schermo, confrontandolo con i giorni e le settimane precedenti. Ricordiamo che, nonostante una diminuzione della sismicità rispetto ai mesi scorsi, gli altri parametri raccontano tutt'altra storia. Il suolo continua a sollevarsi, le temperature restano elevate, la pressione del sistema non accenna a diminuire. È una fase che possiamo definire di accumulo di energia. E nella dinamica vulcanica, quando l'energia si accumula, prima o poi cerca una via di sfogo, spesso sotto forma di sciami sismici o eventi più intensi. L'auspicio, ovviamente, è che ciò avvenga senza conseguenze gravi, ma ignorare il contesto sarebbe un errore. Siamo poi passati alla fumarola Bocca Grande, che oggi si presenta in condizioni di fortissima pressione. I getti di vapore sono densi, violenti, continui. La temperatura misurata qui raggiunge i 178,9 gradi centigradi, un valore estremamente significativo che conferma l'elevata energia termica ancora presente nel sistema. Anche in questo caso, il grafico a schermo mostra una tendenza che non lascia spazio a interpretazioni semplicistiche. Il volo è proseguito sulle aree dove l'innalzamento del suolo è più marcato: Rione Terra, Darsena di Pozzuoli e Porto. Qui i cambiamenti non sono più solo strumentali, ma visibili a occhio nudo. Sotto il rione Terra il mare arretra sempre di più, lasciando emergere fondali e reperti di epoca romana che fino a pochi anni fa erano sommersi. Un fenomeno affascinante dal punto di vista storico, ma estremamente preoccupante dal punto di vista geologico. La Darsena, simbolo del bradisismo flegreo, è ormai inutilizzabile come porticciolo da anni e la situazione continua a peggiorare. Anche nell'area del porto, dove attraccano le barche dei pescatori, le secche sono sempre più evidenti e rendono difficoltose, se non impossibili, le operazioni. Da tempo si parla di interventi, di dragaggi, di soluzioni strutturali, ma per ora restano solo parole mentre il territorio continua a cambiare sotto i nostri occhi. Questo è il motivo per cui continuiamo a volare ogni giorno.
Non per creare allarmismo fine a se stesso, ma per mostrare una realtà che evolve, che va osservata, compresa e affrontata con consapevolezza. I campi flegrei non vanno temuti, ma nemmeno sottovalutati. L'informazione continua è uno degli strumenti più importanti che abbiamo. Noi continueremo a documentare, a confrontare dati, a mostrarvi ciò che accade dall'alto e dal basso. Restate con noi, seguite Solfatare News, condividete i nostri contenuti e continuate a informarvi, perché conoscere il territorio in cui si vive è il primo passo per affrontarne il futuro con lucidità e responsabilità.